raccomando commentate in tanti per farmi sapere pure cosa fare su questa parete, cosa fareste voi, cosa appendereste, insomma datemi qualche consiglio, perché assieme creeremo un bel laboratorio ricco che sia anche funzionale. Ciao ragazzi, io sono Riccardo, bentornati nel mio canale YouTube e nel mio piccolo laboratorio. Sono qua dietro questi pannelli fonoassorbenti perché sto finendo di allestire questo angolo del mio piccolo laboratorio. Sì, lo so, non lo avete riconosciuto perché questo lato si è visto molto raramente e vi ho già anticipato che avrei ampliato, comunque avrei recuperato alcune parti del mio laboratorio. Bene, sappiate che da questa parte, si vede pure in qualche vecchio video, era pieno di scaffali con cianfrusaglie, utensili, ricambi eccetera, ma ho deciso di spostarli da un'altra parte, recuperare anche questo lato e quindi adesso con i pannelli fonoassorbenti di Leroy Merlin decorerò questa parete, ma che avrà uno scopo oltre che decorativo anche funzionale. A proposito dei pannelli, da questa parte invece poi metterò i pannelli in OSB, quindi richiameremo lo stile dell'altra parte. Sarà tutto in legno, il bancone in rovere, il colore è praticamente identico, ma occupiamoci di questo unboxing. Continuiamo a scartare la confezione e vediamo come applicarli, quindi iniziamo. Allora, togliamo il cellophane, quindi utilizzando il cutter, taglierino come vogliamo chiamarlo, cominciamo a scartare tagliando lateralmente. Effettivamente sono molto decorativi, infatti vengono utilizzati anche per arredare le stanze. Ho visto diverse immagini in cui, abbinato per esempio con degli specchi, con altri elementi di arredo, hanno davvero un bellissimo effetto e sono fonoassorbenti. Vi lascerò tutti i link per vedere i prezzi aggiornati, ne esistono di diverse versioni, ma dal link riuscirete poi a vedere tutti i vari prezzi. Con la dolcezza si ottiene tutto. C'è anche una cartuccia di silicone, di colla, adesso vedremo di cosa si tratta. Continuiamo quindi a tagliare questo cellophane protettivo. Dentro la confezione c'erano anche degli angolari che però il corriere ha fatto scivolare e quindi praticamente non sono serviti, occupavano solo spazio e facevano peso. Va bene. E allora questo quindi è il pannello che adesso dividerò e che fisserò a questa parete, ma anziché incollarlo personalmente preferisco avvitarlo. Quindi adesso tagliamolo, prendiamo le misure, utilizziamo la livella laser e occupiamoci di fissare la parete. Allora, l'altezza che ho dal bancone fino a questo condizionatore è 1,7 cm, quindi lo taglierò a questa misura. Sì, lo so, può sembrare strano che stia prendendo la misura in questo modo, ma in realtà ho poco spazio a disposizione perché tutta l'altra parte è piena di cose che devo ancora sistemare, quindi non ho la possibilità di lavorare bene. Per tagliarlo però adesso mi organizzo nel migliore modo possibile. È un pannello facilissimo da tagliare, morbido, quindi penso si possa utilizzare tranquillamente anche il cutter stesso. Quindi facciamo questa prova, vediamo se riesco e eventualmente prendo qualche attrezzo. E allora purtroppo mi sono accorto che il corriere non è stato assolutamente attento e mi è arrivato praticamente già lesionato e quindi mi sa che lo devo mettere come poco fa, perché io avevo intenzione di metterlo tra un bancone e l'altro, ma essendo già piegato e danneggiato, e allora mi sa che devo fare come poco fa. Lo mettiamo di nuovo appoggiato al muro e iniziamo a fare questi tagli. Però siccome è un pannello facile da tagliare, e allora tagliamolo in questo modo, semplicemente con un cutter. Quindi si taglia più semplicemente di quello che immaginavo. Perfetto. Ok, quindi diviso molto facilmente. Adesso occupiamoci di fissarlo alla parete. Ovviamente devo farne due pezzi uguali, la stessa altezza, e poi adeguare anche la larghezza perché deve combaciare perfettamente con la parete. E allora, primo pezzo tagliato, va praticamente a misura quasi perfettamente, c'è un minimo di spazio sopra, ma è anche spostato lateralmente, quindi dovrebbe combaciare come misura a perfezione. Peccato che il corriere non sia stato attento, però cercherò di sfruttare la parte integra. Infatti anche qua avevo fatto dei segni per effettuare dei tagli, insomma il primo taglio, ma ho dovuto spostarlo a causa di questo difetto. Continuiamo però, adesso vediamo il taglio di quest'altra parte
e dobbiamo adeguarlo anche come larghezza perché deve andare da questa parte e poi iniziamo a fissarlo. E io però qualche parolina carina per il corriere effettivamente l'avrei. Va bene, iniziamo quindi a tagliare anche da questa parte. È davvero semplicissimo. Utilizziamo gli angolari che il corriere non ha saputo utilizzare, ha fatto scivolare verso giù, e allora tagliamo senza rischiare di danneggiare il piano di lavoro. Ok, secondo pannello tagliato e siamo pronti per continuare. Adesso devo tagliarlo però per lungo. Devo tagliare a metà questo, sì, mi sa di sì. O taglio qua a metà oppure devo tagliarlo da questa parte, quindi che si vede un po' di muro. Vabbè, proviamo, stai fermo lì. E proviamo a fare questo taglio sperando che mi riesca bene. Devo dire, sto andando abbastanza bene, quasi perfetto. E adesso ci siamo, abbiamo due pezzi e siamo pronti a fissarli. Facciamo i fori, semplici tassellini da 6 mm. E ovviamente, visto il tipo di materiale, utilizziamo anche delle rondelle. Guardandolo in fotografia mi sembrava effettivamente tutto legno, invece no, è semplicemente una decorazione color legno, c'è questa sfoglia sopra, però è tutto materiale fono assorbente, ideale quindi da mettere dietro i televisori, in camera da letto, in tutte quelle zone dove effettivamente non vogliamo che i rumori fuoriescano e non vogliamo che entrino dei rumori che possono disturbarci. Creerò pure con gli incisori laser, con le frese CNC, pure dei loghi da appendere, insomma. Ora però vi voglio far vedere molto velocemente come ho fatto questo bancone, 2 riprese velocissime, alla fine è una struttura semplice, ma in futuro vedrete comunque che inizierò ad allestirlo e a creare scompartimenti, scaffali, eccetera. Quindi ho creato una struttura con dei piedi, avvitando il tutto, ancora devo finire, completare tutto il lavoro e ci sono solamente una squadretta da questa parte e una squadretta più in fondo, quindi queste mi servono semplicemente per evitare che si muova e quindi avere una struttura più solida e più salda. Però ancora è tutto in fase di costruzione, quindi mancano le pareti in USB, tanti mobiletti che vedrete creare da mettere su questa parete. E allora ragazzi, io ho finito quindi, ma mi raccomando commentate, fatemi sapere le vostre idee su cosa fare su questa parete. Commentate tantissimi, fatemi sapere se vi piacciono questi pannelli, se volete qualche informazione cercherò di darvi tutte le informazioni che riesco a reperire, e andate a dare un'occhiata anche al link per vedere i vari prezzi, tutte le varie offerte che ci sono sul sito dell'Leroy Merlin. Vi ricordo di commentare numerosissimi, cliccate anche su mi piace se il video vi è piaciuto e condividetelo se vi va di condividere, fare vedere insomma quello che sto facendo. Vi aspetto giù nei commenti, ci vediamo a tutti nei prossimi caricamenti. Sono le 10:30 di sera, ci sono 25 gradi e effettivamente adesso è arrivato il momento di staccare, quindi ci vediamo ai miei prossimi video.